Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. In questa lezione faremo un esercizio di modellazione e poi in un secondo video faremo anche la messa in tavola del medesimo esercizio. Prima di iniziare, come al solito, però vi chiedo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Si tratta dell'oggetto che vedete presentato all'interno della finestra del browser. È una sorta di campana che ha una forma a bicchiere, diciamo, nella parte inferiore e una forma cilindrica cava nella parte superiore. Nel disegno in PDF che poi vi allegherò a questo video c'è anche una vista ombreggiata che forse vi fa capire anche un pochino meglio come è fatto questo oggetto. Ok, iniziamo subito a realizzarlo. Per quanto riguarda la parte posteriore la andrò a fare non utilizzando il guscio né tantomeno lo sformo, ma andrò a utilizzare direttamente il comando rivoluzione. Quindi attivo il comando rivoluzione, scelgo il piano di sketch che al solito è il piano front e mi vado a disegnare un trapezio rettangolo con la linea all'interno dello sketch. Quindi disegno una prima linea verticale, poi la base superiore del trapezio, il lato inclinato e la base inferiore del trapezio, ovvero la base maggiore. A questo punto assegno un vincolo di simmetria selezionando questo vertice, quest'altro vertice e questa linea di riferimento orizzontale, in modo che questo lato verticale sia in realtà diviso a metà da questa linea di riferimento. A me piace sempre utilizzare una simmetria rispetto alla linea di riferimento, quindi rispetto ai piani. Poi vado a mettere l'asse di mezzeria, che poi mi farà anche da asse di rivoluzione, e questo mi consente anche di avere queste quote che io chiamo simmetriche, che rappresentano i diametri che abbiamo anche qui nel disegno. Quindi vado a cambiare le quote, questa quota di sotto è da 108, la quota di sopra è invece da 105. Ovviamente devo anche cambiare l'altezza del trapezio rettangolo, che adesso è rimasta molto piccola, quindi tasto centrale, questa deve essere da 27. E ovviamente, avendo messo il vincolo di simmetria, questo segmento aumenta in entrambe le direzioni, sia verso l'alto che verso il basso, in maniera simmetrica. Ok, confermiamo. La rivoluzione deve essere di 360 gradi, quindi va bene così, di conseguenza confermo anche il comando rivoluzione. Ok, vado immediatamente a fare anche la parte superiore cilindrica con un'estrusione, scelgo appunto il piano superiore ottenuto da questa rivoluzione, mi disegno un cerchio. Qui le quote, se vado a memoria, erano un diametro 38 che vediamo qui e un'altezza 33 che vediamo qui. Quindi correggiamo il diametro, lo porto a 38, confermo lo sketch e l'altezza di questa estrusione deve essere 33, la confermo nuovamente e confermo l'estrusione, di conseguenza abbiamo questo oggetto. Quindi abbiamo realizzato in realtà i volumi pieni di questo esercizio. Adesso ci possiamo occupare dei volumi vuoti, cosa che io normalmente faccio in un secondo momento. Quindi per quanto riguarda i volumi vuoti vado a creare la cavità sotto questa forma a scodella, sempre con una rivoluzione. Mi accendo al solito i piani, scelgo sempre il piano front e quindi vado a disegnare anche qui un trapezio rettangolo. Prima di farlo mi prendo come riferimento la base inferiore del nostro oggetto e credo non mi serva altro, quindi prendo il comando linea e disegno questo secondo trapezio rettangolo un po' più piccolo del precedente. Fatto così, anche qui vado a mettere l'asse di mezzeria, sempre perché mi aiuta poi ad avere le quote diametrali, che sono, per quanto riguarda la base maggiore, 94, per quanto riguarda la base minore 88. Quindi questa quota è da 94, questa quota è da 88
e l'altezza la devo andare a definire selezionando questo segmento, tasto centrale piazzare, la quota deve essere da 20. Ok, confermo lo sketch, la rivoluzione si setta automaticamente su asporta materiale, il che mi va bene perché effettivamente ho bisogno di fare un'asportazione di materiale. Di conseguenza la confermo e ritorno all'orientamento di default. Adesso prendo il comando foro per andare a realizzare appunto la cavità della parte cilindrica e quindi il volume vuoto della parte cilindrica. Con il comando foro seleziono la faccia di partenza, premo CTRL e seleziono l'asse che avevo preventivamente acceso. Questo foro deve essere da 24 di diametro e la profondità deve essere passante, quindi attraverso tutto, e confermo nuovamente e quindi ho un foro, come vedete, passante. Adesso continuo a realizzare i volumi vuoti, vado a fare questa spianatura che abbiamo nella parte destra del nostro cilindro e poi vado a fare questa sorta di lavorazione, sembra uno smusso, nella parte invece sinistra. Per fare la spianatura nella parte destra uso sempre l'estrusione. Posso mettermi ad esempio su questa faccia qui per fare l'estrusione. Mi prendo come riferimento, in realtà non sono obbligato a farlo, ma è un'abitudine che ho io, mi prendo come riferimento il cilindro stesso e poi con la linea mi vado a disegnare una corda verticale. In questo modo non dovrò disegnare una figura chiusa e vi mostrerò poi il risultato che otterremo, che è esattamente quello che vogliamo. Metto la quota che mi dà la distanza di questa corda dalla parte sinistra della circonferenza che seleziono e faccio tasto centrale e questa deve essere da 35 perché è indicata qua. Ok, confermo lo sketch, come vedete è in grado di interpretare anche uno sketch aperto, in questo caso, che le estremità che corrispondono al confine della nostra figura, però in questo caso voglio fare un'asportazione di materiale, quindi devo invertire il lato e la profondità di questo taglio deve essere di 31.5, così otteniamo esattamente la spianatura che vogliamo sulla parte posteriore. Il 31.5 è indicato qua. In maniera simile vado a fare il taglio a 45 gradi, quindi prendendo una nuova estrusione, scegliendo sempre questo piano e in questo caso mi prendo come riferimento di sketch la superficie superiore e la silhouette del cilindro. Chiudo, spengo i piani, prendo la linea e disegno una linea inclinata in questo modo. Non devo chiudere neanche qui la figura, metto la quota da 45 gradi, tasto centrale per piazzare la quota, 45 e gli assegno quindi il valore corretto e poi metto anche la quota di distanza tra questo vertice e questo riferimento, tasto centrale, e questa deve essere 16. Confermo nuovamente. Anche in questo caso non ho chiuso lo sketch, gli dico che voglio asportare materiale, però l'asportazione di materiale mi mostra le due frecce, decido che il lato che voglio tagliare è questo qui, quindi invertendo quella freccia, ma soprattutto se vado sulla maniglia gli dico tasto destro e poi scelgo nel menu contestuale due lati attraverso tutto, in modo che fa un taglio attraverso tutto in entrambe le direzioni. Lo vediamo in questo menu: attraverso tutto sul lato 1, attraverso tutto sul lato 2, e a questo punto questo taglio è fatto. Ok, vado a fare il foro da 5 sulla faccia destra della parte cilindrica, quella che è stata spianata precedentemente, quindi prendo il comando foro, scelgo di farlo partire da questo piano, cambio subito il valore del diametro perché attualmente ci mostrava un diametro molto ampio, ovvero il 24, aggancio le maniglie
una la aggancio qui sopra, l'altra la aggancio riaccendendo i piani sempre sul piano front. Adesso i piani li rispengo per ridurre un po' la confusione. La quota che ho agganciato sopra deve avere valore 20. La quota che ho agganciato invece al piano front, da qui, dal menu posizionamento, la vado a modificare in modo che la quota sparisca. Gli vado a dire che non ci deve essere più una distanza di offset, ma deve essere allineato col riferimento scelto. In questo modo sparisce la quota e l'asse del foro va a coincidere esattamente col piano stesso, quindi col riferimento utilizzato. Il foro è già da 5, però non deve attraversare entrambi gli spessori, ma soltanto il primo spessore, quindi vado qui e gli dico fino a successivo. Confermo e quindi in questo modo mi attraversa soltanto il primo spessore, non il secondo. Ok, devo fare le due asole a mezzaluna, quindi prendo l'estrusione, scelgo il piano di sketch, mi metto in questa situazione, prendo il comando arco, mi centro ovviamente sul centro dell'oggetto e disegno un arco in modo tale che le sue estremità siano sulla stessa verticale e quindi vengano vincolate con quel vincolo di verticalità. Mi propone una quota di raggio che io seleziono e la converto in una quota di diametro che deve essere un diametro 61.5. Ok, altra caratteristica che deve avere questo arco, che deve individuare un angolo di 90 gradi. Per indicare la quota dell'angolo individuato dall'arco stesso, prendo il comando quota, seleziono questo vertice, seleziono il centro, seleziono l'altro vertice e poi tasto centrale. In questo modo ho l'angolo. È uno dei tanti modi per ottenerlo. Cambio il valore della quota e gli dico che deve essere da 90 gradi. Ok, detto ciò, mi sposto un pochettino più in qua la quota, uso il comando spessora. Il comando spessora mi consente di aggiungere spessore a una linea di sketch, a una curva, un arco, una spline, una qualsiasi entità di sketch. Quindi attivo il comando, gli dico che le estremità le voglio chiudere in maniera circolare e seleziono l'arco stesso che ho appena fatto. Lo seleziono, lui mi chiede di mettere lo spessore che sostanzialmente è il diametro delle estremità, quindi è 7. Do invio, mi chiede poi di inserire l'offset di uno dei due lati, questo perché posso fare anche uno spessoramento asimmetrico, gli do 3.5, quindi esattamente la metà di 7. E come vedete è uscita fuori l'asola che volevo, però per poter estrudere questo sketch devo o cancellare l'arco che ho utilizzato inizialmente, oppure in questo caso, visto che voglio tenerlo perché voglio tenere la quota da 61,5, lo seleziono e lo converto in una linea di costruzione, in modo che non darà fastidio all'estrusione. L'estrusione sarà possibile perché non abbiamo uno sketch aperto, di conseguenza mi va bene così. Lo confermo, inverto l'estrusione che automaticamente si setta sull'asportazione di materiale, ma al solito non voglio quote inutili e di conseguenza gli dico che anche questa estrusione deve essere attraverso tutto, quindi passante, e confermo. A questo punto voglio fare la seconda asola identica a questa. La potrei fare in vari modi, l'avrei potuto fare all'interno dell'estrusione specchiando lo sketch, oppure ridisegnandolo, oppure posso specchiarla all'esterno dello sketch, ma in questo caso io, visto che voglio l'asse circolare, utilizzo la serie, in particolar modo la serie asse. Quindi seleziono la feature, gli dico serie, scelgo la serie asse, seleziono l'asse
del nostro oggetto, gli dico che voglio due entità che però non devono essere spaziate di 90 gradi, ma le due entità devono essere distribuite su 360 gradi. Quindi premo estensione angolare e confermo. In questo modo ho replicato a 180 gradi dalla prima estrusione a forma di asola arcuata. Ok, mi mancano soltanto le ultime rifiniture, ovvero gli arrotondamenti, che sono l'arrotondamento qui da 5, quindi la parte interna, l'arrotondamento esterno da 8 e l'arrotondamento sul bordino inferiore della parte cilindrica da 3. E quindi lo andiamo a fare. Arrotondamento, scelgo questo e quindi dobbiamo dare un valore di 5. Senza control seleziono lo spigolo esterno e qua faccio doppio clic sul valore e gli do 8 e poi seleziono anche questo, doppio clic, elimino questo insieme che mi ha creato accidentalmente perché ho cliccato male io ovviamente, e qui voglio un valore di 3. Ok, è tutto correttamente e quindi confermo. Direi che abbiamo realizzato il modello, di conseguenza lo abbiamo concluso. Ci vedremo poi al prossimo video per fare la messa in tavola di questo oggetto. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima lezione.